All'improvviso, dopo 80 anni, il destino ti regala ciò che credi impossibile. 8400 km di distanza, due continenti diversi e due famiglie, legate da flebili ricordi di solidarietà ed affetto durante la brutalità degli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Lei è Norma Urbanetti in Paiella, una 95enne di Civita Castellana, figlia di Vito, un coraggioso contadino di Magliano Sabina, che dal novembre del 1943 fino alla liberazione dell'Italia del giugno del 1944 nascose in una grotta un militare britannico. Lui è Norman Dudley Hemming, soldato semplice del First Duke of Cornwall's Light Infantry. Papà Vito, classe 1902, subito dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, scopre nel suo terreno un militare fuggito dal campo prigionieri di guerra 54 di Fara Sabina. Si tratta di Norman, ma è denutrito, malconcio e ferito. È anche stato morso da un cane. Il contadino, mosso da un profondo sentimento di solidarietà, senza pensarci un attimo, decide di aiutarlo. Gli procura degli abiti civili, lo nutre con lo stesso cibo con cui sfama la sua famiglia, cura le sue ferite e gli ripara più volte le scarpe. È la piccola Norma, allora tredicenne, che spesso si occupa del militare straniero. Il casale Urbanetti di Magliano Sabina è ubicato in una suggestiva vallata, da dove si gode di un panorama mozzafiato, tra i monti Sabini, le nebbiose valli del Tevere e il monte Soratte. Tuttavia questo paesaggio agreste, in piena Seconda Guerra Mondiale, fu soprattutto un presidio militare strategico tedesco, con postazioni di artiglieria mobile e fissa, contraerea e controcarri, tutto ad appena 200 metri dall'abitazione degli Urbanetti. Le gallerie del Monte Soratte erano diventate il quartier generale del Comando Sud della Wehrmacht, agli ordini del feldmaresciallo Kesselring. Nei giorni tumultuosi dopo l'armistizio, con lo sbandamento delle truppe italiane, il campo prigionieri di guerra 54 venne abbandonato dalle sentinelle e Norman, assieme ad altri 4.000 soldati, evasero in massa disperdendosi per il territorio. I reparti tedeschi e le milizie fasciste setacciarono la zona, perquisendo tutte le abitazioni, alla ricerca dei fuggitivi e degli ex militari del Regio Esercito che allo sbando, senza più una catena di comando, disertavano e aderivano alla resistenza. Anche Vito Urbanetti subì una perquisizione, ma il soldato Hemming non fu trovato, dato che fu astutamente ben nascosto nella porcilaia. Ricordo bene quel giovane militare, spiega Norma. Io avevo 13 anni e papà, quando era possibile, mi mandava da Norman per portargli da mangiare. Vista la difficoltà di linguaggio verbale, ci capivamo con semplici gesti mimati e intuitivi del corpo. Col passare dei mesi imparò anche ad esprimersi in italiano. Io l'ho sempre considerato come un mio fratello maggiore e per papà era un altro figlio. Lui dormiva in una grotta vicino a casa, accanto ai nostri maiali, in un caldo giaciglio di paglia. Talvolta usciva dal suo rifugio per una breve passeggiata e si rendeva utile in qualche lavoro agricolo. Papà Vito morì nel settembre del 1973 e fu sempre orgoglioso dell'aiuto dato a quel militare. Norman rimase dagli Urbanetti per circa 7 mesi. Poi il 3 giugno del 1944 le truppe tedesche abbandonarono il bunker Soratte. La sera del giorno dopo gli alleati entrarono a Roma. Le truppe del generale Clark e dell'8ª Armata Britannica, all'alba del 13 giugno del 1944, mossero una colonna di mezzi corazzati in direzione Magliano. Alle 9 dello stesso giorno un gruppetto di maglianesi accolse le truppe alleate nella cittadina. Norman fu finalmente libero. Vito, dopo alcuni giorni, fece scattare una foto a ricordo dell'avvenimento con il suo indirizzo scritto dietro e la consegnò al militare inglese per ricordo. Hemming dal canto suo lasciò agli Urbanetti un biglietto con scritto: Vito Urbanetti, quest'uomo mi ha prestato assistenza negli ultimi 7 mesi, mi ha dato da mangiare a giorni alterni,
mi ha riparato gli stivali in 3 occasioni e mi ha aiutato in molti altri modi. Mi ha anche aiutato a trovare un alloggio durante questo periodo e mi ha fornito attrezzature mediche quando sono stato morso da un cane. Norman Hemming, 6516538, ex POW. Il giorno dopo aver incontrato quest'uomo si dice che 2 fascisti si siano recati nella casa in cui alloggiavo. Dopo stenti, fatiche, feroci episodi di guerra vissuti in prima persona e 2 rischiose fughe dai campi di prigionia, Norman Hemming nell'estate del 1944 rientrò in Inghilterra. Finita la guerra, nel 1946 sposò Grace ed entrò nel servizio postale britannico, dove rimase fino al 1980, anno del suo pensionamento. Visse nel Suffolk in Inghilterra fino al 1981. Nell'aprile dello stesso anno emigrò in Canada. Norman visse la sua vita in pace, circondato dall'affetto dei suoi cari, ma senza mai dimenticare quelle persone lontane che in un tempo remoto lo avevano aiutato a sopravvivere. Un giorno, sapendo che stava per morire, Norman donò a suo figlio Eric il suo vecchio orologio. Mi disse che non aveva altro da lasciarmi. Avevo 30 anni e pensai che se non fosse stato per persone come lui e il coraggio dei soldati alleati, la nostra vita sarebbe stata diversa. Per lui la guerra era qualcosa che doveva fare, il suo destino, su cui sapeva di non aver possibilità di scelta. Ha sempre ricordato con affetto e infinita riconoscenza Vito Urbanetti, un uomo coraggioso e giusto, che sicuramente, come papà, ha trasmesso quei valori alla sua famiglia per generazioni. È un peccato che non si siano più incontrati dopo la guerra, ma credo che oggi Vito e Norman ci sorridono dal cielo. Mio padre accettò tutto con serenità nella sua vita, compresa la morte. Norman Dudley Hemming morì il giorno dopo, il 14 novembre del 1995. È sepolto a Sherwood Park, Alberta, in Canada, accanto a sua moglie Grace. Dopo 82 anni, per tramite del ricercatore Raniero Pedica, queste 2 famiglie finalmente si sono ritrovate. Difatti il figlio di Norman, Eric, e la moglie Laurie hanno deciso di fare un viaggio in Italia per conoscere i luoghi di questa avventura e soprattutto ritrovare e ringraziare Norma, che ora vive serenamente a Civita Castellana, circondata dai suoi cari. Emozione, commozione e profonda riconoscenza sono stati i sentimenti durante l'incontro e le prime parole di Eric sono state: «Grazie Norma, se non fosse stato per l'aiuto di tuo padre Vito e della tua famiglia nei confronti di mio padre, io non sarei adesso qui a ringraziarti e ad abbracciarti».